Buongiorno a tutti e ben ritrovati su L'Italiano per Tutti, step by step, per quella che sarà una lezione importantissima. Ma che dico una? Saranno due lezioni importantissime perché faremo una esercitazione in due parti, quindi questa è la prossima lezione, saranno destinate a una esercitazione che ci permetterà di rivedere e consolidare le nozioni imparate nelle lezioni 12 e 13, quindi rivedremo il genere e il numero del nome, ma avremo l'occasione anche di ripassare alcune regole della pronuncia che forse avrai dimenticato. Ma iniziamo dai compiti che ti ho assegnato da fare a casa la settimana scorsa. Ti avevo chiesto di trasformare una serie di nomi in plurale. Approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno eseguito questo lavoro. Vi ricordo che imparare una lingua è un'attività lunga e in un certo modo faticosa, ma grazie a queste esercitazioni, grazie all'Italiano per Tutti step by step, siete sempre un passo più vicino al vostro obiettivo, che è quello di parlare la lingua più bella del mondo, l'italiano. Queste sono le soluzioni. Ma adesso rivediamo i compiti che ti ho assegnato per casa 7 giorni fa, alla luce della teoria. Nella lezione numero 13 abbiamo visto che la maggioranza dei nomi, quindi dei sostantivi di genere maschile e di numero singolare, terminano con la lettera O. Una buona parte termina con la lettera E. I nomi di genere femminile e numero singolare invece terminano per la stragrande maggioranza con la lettera A, ma c'è un buon numero di nomi femminili singolari che terminano con la lettera E. Abbiamo anche visto che per formare il plurale di un nome è necessario lavorare, quindi sostituire l'ultima vocale con un'altra vocale, sempre che non si tratti di un nome invariabile. E ti invito a rivedere la lezione numero 13 per rinfrescare questa nozione. Quando un nome termina con la lettera O, il suo plurale si forma sostituendo alla lettera O la lettera I. Per questo motivo, il plurale dei nomi vaso e lupo è rispettivamente vasi e lupi. Il plurale dei nomi di genere femminile singolare che termina con la lettera A si forma sostituendo la lettera A con la lettera, stiamo parlando sempre di vocali, E. Ed è per questo che i nomi lettera e rosa formano il loro plurale rispettivamente lettere e rose. Abbiamo anche detto che i nomi di numero singolare, maschili e femminili terminanti con la lettera E formano il loro plurale sostituendo alla lettera E la I, indipendentemente dal fatto che si tratti di nomi maschili o di nomi femminili. Ed è per questo che le parole fiume e seme al plurale diventano fiumi e semi. Quindi per il momento questo diagramma, quella che abbiamo chiamato la regola aurea per la formazione del plurale dei nomi. Questa regola si applica a tutti i nomi, te lo ricordo, salvo alle 5 categorie di nomi che abbiamo chiamato invariabili, di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Una problematica che dobbiamo poter risolvere è quella di determinare il genere dei nomi che terminano con la lettera E. Questi nomi, in effetti, possono appartenere al genere maschile, singolare, possono essere femminili, singolare, e possono anche essere dei nomi di genere femminile e numero plurale. Poco a poco aumenterai il tuo vocabolario e saprai distinguere un nome plurale da un nome singolare, anche perché all'interno della frase saranno presenti altri elementi che ti permetteranno di farlo, come per esempio gli aggettivi, l'articolo e il verbo, quando parliamo di nomi
singolari, come facciamo a distinguere un nome maschile che termina con la lettera E da un nome femminile che termina con la lettera E? Per farlo, a volte è possibile aiutarci con la terminazione del nome. E a parte la lettera E, possiamo analizzare la lettera o le lettere precedenti e dire che i nomi che terminano con ALE, quindi ale, ile, ore, ere, sono nomi maschili, mentre i nomi che hanno la terminazione ice, ione, ite appartengono al genere femminile. Quando un nome termina con i al singolare, può appartenere al genere maschile, ma può appartenere anche al genere femminile. Generalmente è femminile. Il plurale dei nomi i, che ti ricordo appartengono alla categoria dei nomi invariabili, è ancora i. Che si tratti di nome maschile o di nome femminile. Se un nome termina con la lettera U, può appartenere al genere maschile, ma anche al genere femminile. Si tratta anche in questo caso di un nome invariabile, quindi il plurale di un nome che ha la terminazione U termina in U, che si tratti di nome maschile o femminile. I nomi che terminano con una consonante sono anch'essi nomi invariabili e possono appartenere al genere maschile nella gran maggioranza dei casi, ma anche al genere femminile in un numero più ridotto di casi. Consonante, abbreviò conson perché non ho più spazio. Sono nomi invariabili, quindi il plurale di un nome che termina con la consonante termina con consonante. Che si tratti di nome maschile o di nome femminile. Per questa ragione il nome blu e il nome bar sono identici sia al singolare che al plurale. Ti invito a ricopiare su un foglio questo diagramma e a incollarlo sul tuo frigorifero o sulla porta del tuo studio, del tuo ufficio, della tua stanza, perché la sua applicazione dovrà diventare per te un qualcosa di assolutamente naturale. Ti ricordo che esistono eccezioni, non tutti i nomi che terminano con O appartengono al genere maschile, ma possiamo dire che il 99% è maschile. Tra le eccezioni ti ricorderai la parola mano, che appartiene al genere femminile, la parola radio e anche la parola foto. Sono tutte e tre parole di genere femminile. Ugualmente ci ricordiamo che non tutti i nomi che hanno la terminazione A appartengono al genere femminile. Non sono femminili i nomi che hanno la terminazione MA come problema. Si tratta di nomi maschili. Tra i compiti per casa si trovava anche il nome qualità, che è identico al singolare e al plurale perché si tratta di un nome che ha l'ultima vocale accentata. Il plurale di barca, che ha la terminazione CA, è barche con la H, mentre gioco è un nome maschile, GIO, perché si legge Gio. Per questo dovrai rivedere la lezione. Se ti ricordi bene, non esiste una regola precisa per il plurale dei nomi che finiscono con CO,
A volte si forma grazie alla lettera H, è il caso di gioco, a volte invece semplicemente sostituendo la O con la I. Pensa alla parola amico, che al plurale si dice amici. Il plurale dei nomi che hanno la terminazione IO, come esercizio, si forma eliminando la O. In questa parola troviamo una S che ha il suono sonoro, perché si trova tra due vocali, una Z che ha il suono sordo e una C che ha il suono forte o debole? Che ha il suono debole, perché è seguita dalla lettera I. Se ti è tutto chiaro, non dovrebbe essere un problema determinare il genere e il numero delle parole che ho scritto alla lavagna e trasformarle al plurale. Iniziamo dalla prima, la parola ruota. Analizziamo la terminazione, si tratta della lettera A. È sinonimo di genere femminile, singolare. Purtroppo, parlando, il tempo passa molto velocemente, quindi ti propongo di interrompere questa esercitazione e di riprenderla tra 7 giorni. Ovviamente tu sei in grado di continuare e terminare questa esercitazione da solo. Ti invito a farlo, ne riparleremo tra 7 giorni. Un grande saluto a tutti!